Tre filosofi è un olio su tela di Giorgione da Castelfranco, dipinto intorno al 1506 e commissionato da Taddeo Contarini, un nobile veneziano con l'interesse per l'alchimia. Si è molto dibattuto sull'identità dei tre personaggi dipinti. L'ipotesi più probabile è quella che li individua come astronomi e matematici intenti a discutere tra loro di argomenti scientifici. Un'altra li vede come i tre magi prossimi ad incontrare la Sacra Famiglia. Riguardo quest'ultima ipotesi va notato che non compaiono nell'opera né i doni né la caverna e nemmeno i dromedari o i cavalli con cui solitamente vengono rappresentati i magi nell'iconografia sacra. Una terza interpretazione vede nei tre personaggi le tre età dell'uomo e dunque anche le tre età dell'evoluzione del pensiero umano. Giorgione li dipinse in tre pose diverse, di tre quarti, di fronte, di profilo. Tre posizioni per tre momenti storici diversi. Secondo l'interpretazione che rivuole essere un'allegoria del pensiero umano, l'uomo più anziano, quello con la barba lunga, rappresenta il Medioevo. Il giovane seduto, apparentemente disinteressato ai suoi vicini, rappresenta il pensiero rinascimentale, mentre l'uomo in abiti orientali verrebbe inquadrato con la cultura araba. L'opera è divisa in due porzioni separate dalla luce di un intenso cielo luminoso che avvolge un paesaggio con un grande edificio circondato da vegetazione. La pittura veneta metteva in risalto l'aspetto paesaggistico anche per via degli influssi fiamminghi. Nella parte sinistra Giorgione dipinse una zona poco illuminata e rocciosa, scarsamente coperta da vegetazione, e a destra il gruppo dei tre uomini ben illuminati. Il giovane studioso è seduto, sembra scrutare con attenzione la massa rocciosa che ha davanti, controllandone ogni sporgenza. Ha un compasso e una squadra in mano ed è evidentemente intento a fare calcoli. L'anziano dalla barba lunga tiene tra le mani un foglio dove è visibile una mezzaluna e diversi calcoli astronomici. Il personaggio al centro mette in mostra il suo abbigliamento orientaleggiante e sembra in attesa di informazioni dall'anziano. Il dipinto, realizzato senza l'utilizzo del disegno preparatorio, è composto da una ricca tavolozza di colori che contribuiscono, con le diverse variazioni tonali, a dare profondità e ad intensificare i chiaroscuri. La pittura tonale di Giorgione è presente nell'opera e ci guida ad una lettura lenta e attenta, trasportandoci in una dimensione che rimane comunque misteriosa e aperta ad interpretazioni. Giorgione è considerato uno dei più importanti, abili e misteriosi artisti dell'arte italiana.